Ciao e bentornato sul mio canale Avangarage Rec Studio. Oggi ti voglio mostrare come creare un DDP all'interno di Studio One, ma subito dopo la sigla. Prima di andare a vedere come creare questa cosiddetta immagine DDP, andiamo a vedere che cosa significa. L'immagine DDP non è nient'altro che un'immagine con un'estensione DAT, che questo è corredato spesso da altri file minori, come vedete scritto qua, sempre con estensione DAT, all'interno di una cartella, che sono i relativi metadati del CD, perché noi potremo dare alla stamperia di CD un CD fisico con dentro tutte le nostre canzoni, i metadati eccetera eccetera. Però questi CD fisici spesso potrebbero contenere errori. Per evitare che questo accada, di solito le stamperie ci chiedono il DDP, il disk project del nostro master finale, quindi del nostro progetto finale. Quindi l'immagine DDP conterrà tutte le tracce dell'album con tutti i relativi metadati, quindi la traccia numero 1 qual è, chi è il compositore, l'anno in cui è stata registrata eccetera eccetera eccetera. Ed è un'immagine che non è leggibile, diciamo, da un lettore CD eccetera eccetera, ma è leggibile dai duplicatori o da software specializzati, come per esempio Studio One nella sua pagina Project e non nella pagina Song, o come per esempio OFA DDP Creator, OFA DDP Player eccetera 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 eccetera. Personalmente io consiglio sempre di consegnare alle stamperie un'immagine DDP in modo che possano eseguire il controllo qualità prima della stampa dei CD e tutto sia molto più comodo. Ecco, per effettuare un DDP non hai bisogno, se sei un utente Studio One, di comprare un software a parte, che sono solitamente molto costosi come quelli di OFA. Ma come puoi farlo? Apri la tua pagina progetto, in questo caso questa è la mia pagina progetto, quella che mi permette di fare mastering. All'interno ho 10 tracce del mio cliente, in questo caso ho scritto a sinistra il nome del disco, il nome dell'artista, e posso inserire tutta una serie di informazioni se già le avete: le AN, il commento, il paroliere, il compositore, in questo caso vado ad aggiungere, l'arrangiatore, il genere che potrei aggiungere o meno, l'anno che potrei aggiungere, l'artwork della copertina addirittura eccetera eccetera. E questa cosa si può fare anche per ogni traccia. Vedete? In questo caso l'artista e il compositore di questa traccia è sempre lo stesso, quindi io cosa vado a fare? Prendo la traccia numero 1, scriverò artista, esattamente, compositore. Questi sono gli unici dati che mi ha chiesto di inserire il cliente. Poi potrò, cliccando sulla prima traccia, se le tracce hanno tutti gli stessi metadati, come in questo caso, copiare i metadati in tutte le tracce. Ecco, a questo punto, una volta accertato che il livello del master sia 0, ogni traccia abbia i giusti plugin che ho effettuato nel mastering, nella traccia master ci sia inserito il plugin, in questo caso io ho inserito un L2 come ultimo limiter per tutte le tracce, non posso fare altro che andare su DDP in questa parte dello schermo. È un procedimento molto semplice. Lui mi dirà: Studio One, vuoi creare un'immagine DDP? L'immagine verrà salvata nella locazione utenti Avangarage Document, in questo caso Studio One progetti Beyond. Beyond è questo album e questo progetto. Gli dirò sì, crea il DDP. In questo caso ci sarà un momento di preparazione e un tempo di attesa, perché lui riesporterà tutte le tracce e il DDP sarà esattamente in formato CD, quindi 44 kHz 100 e 16 bit. Quindi se non lo hai fatto ti consiglio di inserire un diter nell'ultimo limiter che hai o a parte come ultimo plugin, per fare in modo che la conversione da 24 bit a 16 bit sia ottimale, senza avere degli scalini di rumore alla fine dei tuoi file. E finita l'operazione ti rimarrà una cartella come questa. Ecco il nostro progetto DDP. Come vedete, dentro la cartella del progetto Beyond è stata creata una cartella chiamata Beyond DDP. All'interno ci sono tutti questi file, bin, dat, che è l'immagine proprio del file, e tutti i metadati, text, vedete? Eccetera eccetera eccetera. Questa cartella qui da sola non è leggibile da nessun tipo di lettore CD o masterizzabile. Per controllare
che il lavoro sia fatto bene, io di solito mi sono scaricato un file gratuito che è il Steinberg DDP Player. Steinberg, la stessa casa madre di Cubase. Lo apro. Ecco, lui mi dice trascina una cartella, un'immagine di DDP qua dentro. La trascino dentro e vedete che dentro c'è il nostro nome dell'album, l'artista Gutter Mike. Vado a sentire se vengono riprodotte le varie tracce. Ci sono i titoli, quindi il performer e tutti i metadati che ho inserito io, ok? Quindi vado per in play, il file è riprodotto correttamente, lo ascolto tutto. Quando è ora di mandarlo alla casa, alla stamperia, alla casa editrice, alla stamperia di vinile, alla stamperia di CD, logicamente non farò altro che fare un WeTransfer, una pennetta, eccetera, eccetera, con questa cartella Beyond DDP. Ora, parliamoci chiaro, quali sono i benefici di dare a una stamperia un DDP piuttosto che un CD classico? Innanzitutto il CD classico può contenere degli errori e quindi noi potremmo dare un CD e non sapere se questo contiene degli errori. Quando facciamo una duplicazione, che sia di 100, che sia di 1000 copie, sinceramente potrebbe tirarci il fiocco il fatto che la nostra duplicazione abbia degli errori all'interno. Seconda cosa, l'inserimento dei metadati. L'inserimento dei metadati attraverso il DDP è veramente semplice, ve l'ho fatto vedere, e si può inserire veramente ogni cosa. Terza cosa, la stamperia può controllare in ogni momento che il vostro file sia senza errori e se anche all'ultimo avete bisogno di una modifica, loro possono modificare il file. Quarta cosa altamente interessante, caricando i file wave non possiamo decidere il pregap, cioè il tempo di riproduzione prima di ogni brano, cosa che all'interno dell'immagine DDP possiamo fare spostando, per esempio, vedete la lunghezza della traccia, o semplicemente spostandone il pregap e aggiungendo un tempo differente. Questo è un indice, è una cosa differente ancora, ma per esempio aggiungendo del tempo esatto di separazione tra una traccia e l'altra. In questo caso qui ci sarà ancora la fine della traccia, ma in questo caso nel CD per dire aspetteremo per dire 5-10 secondi prima che ci sia l'ultima traccia, cosa molto comoda. E nello stesso tempo, se invece facessimo un'esportazione digitale, questo non ci sarebbe, in modo da avere tutte le tracce che durino quanto vogliamo e quanto effettivamente vogliamo e abbiamo deciso. È un formato ormai sempre meno utilizzato perché si stampano sempre meno CD, però almeno una decina, una quindicina all'anno mi capita che vengano richiesti. Quindi per chi utilizza Studio One o per chi non lo utilizza, sapere che all'interno c'è una funzione così completa proprio dentro la pagina di mastering, che è la pagina progetto di Studio One, per poter creare un formato di file che ancora è effettivamente il formato maggiore in cui le stamperie vi richiedano un CD o un'immagine per poter fare una duplicazione, secondo me è una cosa molto 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 interessante. Vi permette anche di avere comunque alla fine di ogni lavoro, oltre a tutti i file da dare al cliente attraverso pubblicazione digitale e l'esportazione in file WAV e in file MP3, magari in file WAV anche un formato in 24 bit perché le piattaforme lo supportano, ma vi permette di dare al cliente una consegna completa del suo lavoro, quindi coi file digitali in WAV, coi file di pronto ascolto in MP3 e coi file in DDP per una stampa futura, cosa che invece magari capita quando il cliente va a stampare e vi richiama 3 mesi dopo che voleva il file DDP. Voi magari glielo aggiungete da dentro il lavoro e siete a posto in questo sistema. Mi raccomando, eseguite sempre il controllo finale attraverso un software di lettura DDP, ma la stessa cosa può essere eseguita, io lo faccio con DDP Player di Steinberg perché è più comodo, può essere eseguita all'interno di Studio One facendo per esempio un nuovo progetto di release. Quando clicchiamo su nuovo facciamo masterizza e rilascia progetto e possiamo fare importa tracce dall'immagine DDP e andiamo a scegliere un progetto DDP, come in questo caso quello che abbiamo appena creato. Beyond DDP, faccio apri, ok, e al suo interno ho già tutte le tracce masterizzate con il progetto DDP e posso controllare che non ci siano errori nell'esportazione.
Spero che questa piccola guida ti sia comunque in parte stata utile, perché è un argomento di cui se ne parla poco, però fondamentalmente a me è servito per poter dare quel piccolo servizio in più che magari altri studi non davano, e quindi magari ti può aver acceso una lampadina sul dire oh cavolo, ecco che cos'era questo DDP che mi hanno chiesto nella stamperia. Molte accettano comunque il CD, però per me è fondamentale poter avere il controllo nella filiera dal prodotto, dalla parte di creazione alla parte finale, e il DDP è proprio la parte finale che va consegnata alla stamperia. Grazie per avermi seguito, ti ricordo di lasciare un like o di iscriverti se ancora non l'hai fatto. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!